Bentornati ragazzi sul mio canale Energia Fai da Te. Dall'entusiasmo dei vostri commenti rispetto all'ultimo video realizzato, cioè il video 0 che parla di questi 10 video che andremo a realizzare, capisco che siamo nella direzione giusta. La direzione è quella di costruire un impianto fotovoltaico 48 volt, 6 kW e tantissimo spunto che possa alimentare la casa off-grid. Ci sarà in abbinamento alla paleolica. Però in questo video numero 1 avremo tante cose da dire. Io sono stupito di una cosa, ve lo dico in primis. Non siete stanchi della lunghezza? Io pensavo, secondo i canoni youtuber classici, che video oltre 10 minuti non si potessero fare, che stancassero. Ma non è così. Dai vostri commenti che cosa emerge? Emergono delle cose assurde. Gianni, i tuoi video sono corti, vogliamo più dettagli, cioè un video di 40 minuti, 60 minuti, sono corti? Bene, io aggiungerò, e vi do anche un po' ragione, sempre più dettagli, perché non si scherza con la corrente, non si scherza con l'impiantistica, non si scherza quando si va sul tetto. Ecco perché lo ribadisco sempre, questo è un canale culturale, acquisite le informazioni, ma poi non fatelo da soli. Se non siete degli elettricisti, dei tecnici autorizzati, ma fatevi aiutare. Non smetterò mai di dirlo e non superate le norme, come ad esempio la corrente continua a 120 volt, perché diventano pericolose. Fatta questa premessa, andiamo ad analizzare il video numero 1 partendo dalla Cina. Il video numero 1 sarà pianificazione e pannelli fotovoltaici, non l'installazione ma il posizionamento, perché è una cosa fondamentale per andare a creare efficienza nell'impianto. Vediamo prima alcuni aspetti fondamentali. Che cos'è la pianificazione? Molti non la fanno, sognano, comprano e poi si accorgono di aver fatto degli errori. Facciamoci aiutare da internet. Andiamo nel vocabolario e vediamo pianificazione. Questo è un dettaglio importante perché se ve lo ricordate e lo mantenete nel vostro progetto, vi aiuterà molto. La pianificazione è il processo di riflessione sulle attività necessarie per raggiungere un obiettivo desiderato. È la prima e più importante attività per ottenere risultati desiderati. Ora, avete visto quanto tempo ci vuole per ricevere merce dalla Cina? 3 mesi, se va bene 2 mesi. Parleremo adesso anche di questo aspetto perché con l'11-11, voi sapete che l'11 novembre tutti gli anni è il momento cinese in cui si fanno gli affari. Tutti abbiamo comprato e abbiamo cercato di comprare perché non tutto è andato a buon fine. Ora, immaginate di comprare della merce in maniera avventata, senza pianificazione, e dover aspettare 3 mesi per scoprire che questa merce, questo prodotto, questo regolatore di carica, piuttosto che questo equalizzatore attivo, non sono quelli perfetti o addirittura idonei per il vostro impianto. Che fate? Avete spostato il vostro impianto di altri 3 mesi. Ora molti mi dicono: Gianni, sono in ansia perché ho ordinato 1 mese fa la merce e non arriva. Ma 1 mese dalla Cina è niente. O fate un trasporto via aereo o comprate dall'Europa. Ma cosa è successo in questo 11-11? Ci tengo a descriverlo perché lo vedete anche nei commenti, sono diventati migliaia i commenti, amici del canale. Cosa è successo? Tanti hanno ordinato, ma la carenza di materie prime, la carenza di trasportatori, le difficoltà logistiche, i problemi socio-economici stanno rendendo veramente tutto un po' difficile. Ecco perché la pianificazione doveva essere per forza il video numero 1 insieme ai pannelli. Perché? Perché il posizionamento dei pannelli è il fondamento per andare a dare efficienza al sole che ci arriva in casa. Perché vi ho parlato dell'acquisto 11-11, cioè questo momento che accade una volta all'anno dove ci sono molti sconti dalla Cina? Perché anche acquistando dall'Europa si hanno sorprese. Oramai il sistema, avete visto, non ha più certezze. Ora, in questo canale non si parla di politica, religione, economia, problemi sociopolitici, parliamo solo di energia.
abbinato all'energia, ci sono alcune difficoltà e sono queste che vi sto menzionando. Io ho comprato la pala eolica dalla Cina, ma consegna dalla Spagna, cioè era già lì. Quindi 2 settimane, 3, un mese massimo mi sarebbe arrivata. Bene, comprata, pagata, una pala eolica da 2 kW, 48 volt, potentissima, pala diametro 2,10 m. Dopo averla acquistata, dopo 5 ore mi arriva un messaggio con il quale ho chattato 2 giorni. La pala non è disponibile. Ma io l'ho comprata. Vendete le cose che non sono disponibili? Anche questo succede, questo sta succedendo. Quindi ho preso accordi per farmela consegnare dalla Cina e aspettare i tempi cinesi. Ma ad oggi, dopo una settimana dall'acquisto, ancora non è stata spedita. Probabilmente non è ancora stata prodotta. Quindi capite che quando mancano le materie prime, i produttori non fanno le lastre di ferro, i tondini di ferro, l'alluminio, il litio e quindi non producendo non si consegna. Ecco perché la pianificazione non può permettere errori. Li paghiamo in termini di tempistiche nella consegna, di posticipazione dell'impianto e di difficoltà generali che ci creano poi anche dei disturbi. È vero che l'energia fai da te non è una cosa fondamentale, ma per come sta andando l'energia, per i rincari che ci sono, io penso che questo canale, come leggo dai vostri commenti, stia diventando un punto di riferimento per andare a produrre qualcosa che è il fondamento che guida l'economia mondiale, cioè l'energia. E da dove la prendiamo? Dal sole, dal vento e dall'acqua. I 3 elementi, gli unici 3 elementi che sono naturali, totalmente green e che salvano veramente questo pianeta. Ragazzi, buona visione, video numero 1, pianificazione e pannelli fotovoltaici. Iscrivetevi al canale e buona visione. Ora, già in altri video ho descritto la pianificazione di un impianto fotovoltaico, ovvero il dimensionamento. Andatelo a vedere perché è molto interessante, spiega passo passo come scegliere i componenti. Oggi invece entriamo in dettagli molto profondi per quanto riguarda, come state vedendo, questi 2 aspetti fondamentali. Ora, io ho comprato 3 EP-Ever da 3 kW l'uno, che rispondono anche, come ho detto nei video precedenti, alle esigenze di tensione, amperaggio, non solo di watt. Bene, innanzitutto di 3 me ne sono arrivati 2, secondo quanto già espresso prima. E questi sono stati pianificati. Cioè il risultato finale quale doveva essere? L'ho detto nel video 0, no? 6 kW, 48 volt, con pala eolica, per fare off-grid la casa. Quindi ho calcolato qual è il mio consumo giornaliero, invernale, estivo, notturno. Tutta questa analisi scritta su carta, perché non potete avere una memoria così ferma nel leggere le bollette. Scrivete tutto su carta, andate a vedere i consumi, dopodiché dite voglio fare solo questo o tutto. A questo punto dalla pianificazione ne è uscito questo risultato. I 3, speriamo arrivi l'altro, i EP-Ever mi servono per 1 per me e 2 per Angelo, che sta collaborando insieme a me per la realizzazione del suo impianto che è il doppio del mio e io sto realizzando il mio. Quindi parlando del mio impianto ci sarà un regolatore di carica. Perché ho scelto questo? Perché questo riesce a tenere, a reggere 12 pannelli da 250 watt che sto aspettando e saranno quelli che saranno posizionati sul tetto, di cui parleremo proprio oggi, il posizionamento, non l'installazione, ma il posizionamento. Ora, 12 pannelli da 250 watt sono esattamente 3 kW e vediamo alcuni dettagli attraverso la lavagna. Adesso il resto dipende dalle potenze che abbiamo in ballo e anche queste le abbiamo dovuto scegliere in funzione dei pannelli. Mi spiego meglio. Con questi pannelli adesso come li configuriamo? Perché se metto 12 pannelli in serie, visto che questi pannelli sono da 36 volt l'uno, 36 per 12 pannelli
supero ampiamente i 150 volt massimi, perché arriviamo quasi a 500 e come sapete io non supero mai i 120. Quindi cosa farò? Dato che i pannelli sono da 36 volt, farò delle stringhe in serie da 3, 36 per 3. Quindi siamo all'interno dei 150 volt. Vediamolo sulla lavagna. Ora facciamo 36 per 3, che è uguale a 108 volt. Siamo all'interno dei 150 volt massimi, ma se avessi voluto mettere in serie tutti questi, quanto sarebbe il risultato? Alexa, quanto fa 36 per 12? 36 per 12 è uguale a 432. Grazie. 432 volt. Scusate se uso la matematica veloce. A questo punto avremmo avuto quasi 500 volt di impianto. Ma sapete cosa vuol dire 500 volt in corrente continua? È pericolosissimo. Ecco perché questo invece è in sicurezza. A questo punto 108 rispetto a 150 siamo all'interno dei parametri. Passiamo adesso agli ampere. Questo regolatore regge massimo 60 ampere. Ebbene, amici del canale, questi pannelli in serie da 3 sono da 9 ampere l'uno. Quando li mettiamo in serie, l'amperaggio non si somma, quindi saranno sempre 9 ampere di risultato finale. Ma quante serie devo fare per piazzare tutti i 12 pannelli? 4, perché sono in serie da 3, per 4 fa tutti i miei 12 pannelli. Bene, ecco che la serie, quando la mettiamo in parallelo, si somma. Quindi 9 per 4 serie fa 36 ampere. Ora, siamo ampiamente all'interno del massimo al quale possiamo collegare questo regolatore di carica. Qual è il vantaggio? Ve lo dico subito, ma lo avete già capito. Si scalderà meno, perché lavorerà a 36 ampere invece che a 60. Lavorerà a 108 volt invece che a 150 e comunque lavorerà a 3 kW. Quindi se avessi avuto pannelli da più ampere sarebbe andato ancora bene, ma se avessi avuto pannelli da 280 watt invece che da 250 non andava bene questo regolatore di carica. Perché? Perché gli ampere erano bassissimi, i volt eravamo ampiamente dentro, ma non avrebbe retto i watt. Ecco perché bisogna considerare tutti i parametri quando calcoliamo, ovvero questi totali, quando calcoliamo un impianto. Non possiamo solo guardare le tensioni o l'amperaggio o i watt, ma vanno analizzati tutti e tre. E questo già lo dissi nei video precedenti. Eccoci al secondo aspetto di questa pianificazione, l'armonia tra gli elementi. Che cosa vuol dire? Vuol dire andare a scegliere gli elementi in funzione dell'impianto nella loro globalità. Quando compriamo qualcosa dobbiamo riflettere su cosa stiamo comprando per quel tipo specifico di batteria piuttosto che inverter. Qui ho alcuni esempi. Qui abbiamo, tra l'altro, questo esempio molto semplice. Questo è un equalizzatore attivo o bilanciatore attivo per 16 celle. Ebbene, questa è una pianificazione molto semplice, cioè la armonia tra gli elementi. Se ho 16 celle, quale equalizzatore attivo devo comprare? Ovviamente un 16S. A questo punto abbinerò i vari cavi alle celle. Ricordate sempre che se comprate più scatole di prodotti dovete tenerli sempre vicini, perché un eventuale reso si rifà a questo prodotto rispetto ai codici, se no in Cina ve lo contestano. Ora, questo esempio era molto facile. Ho 16 celle, quindi vado a comprare questo, ma lo shunt
cioè questo strumento piccolo ma importante che va attaccato al polo negativo della batteria e che misurerà l'ingresso e l'uscita della corrente per andare a segnarvi sul suo monitor che cosa sta succedendo all'interno delle batterie. Poi vedremo tutti i dettagli nel video specifico delle batterie. Ora, lo shunt costicchia. Cosa compriamo? Un 100 A, un 150, un 200? Ma io non è che consumo tantissimo, penso di prendere questo inverter. Anche lì bisogna pianificare. E qui è sempre meglio stare un po' più larghi. Quindi nelle pianificazioni, quando prendiamo lo shunt, questo nello specifico è 350 ampere. Perché ho scelto questo? Perché nell'armonia tra gli elementi ho deciso di acquistare questo shunt. Perché la differenza di prezzo tra il 350 ampere e il 150 ampere era 20 euro. Allora sono stato ampio. Un'armonia sicuramente fondamentale tra gli elementi, lo vedremo nello specifico, è quella delle batterie. Se abbiamo un impianto come questo, 48 volt, 6 kW, non possiamo mettere 16 batterie da 100 ampere. Non c'è sintonia. Perché quando andremo a consumare tutta quella corrente, le batterie, è vero che le litio reggono anche scariche profonde, ma andiamo ad abbassare le tensioni, quelle visibili, per cui intervengono tutte le varie protezioni. Quindi la sintonia è importantissima nelle batterie. E le batterie più sono, meno si sacrificheranno. Le tensioni saranno stabili, funzioneranno bene. Ecco che queste pianificazione, questo calcolo va fatto, va tenuto in alta considerazione e le batterie sono l'elemento fondamentale. È vero che costano, ma se abbiamo questo impianto dobbiamo prendere quelle batterie, se no dobbiamo calare con le potenze. Se abbiamo un inverter 48 volt, 1 kW, batterie da 100 ampere, facciamo andare il frigorifero e le luci. Il terzo elemento che consideriamo è il posizionamento di cosa? Non solo dei pannelli, ma di tutto l'impianto, dell'inverter, delle batterie. Qui dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti, ne tratteremo alcuni in questo momento, poi avremo quelli specifici. Se posizioniamo un inverter ibrido, le cui ventole quando raffreddano sembrano dei missili, e le posizioniamo nel muro attaccato alla camera da letto, voi pensate che riuscirete a dormire o che vostra moglie vi dirà grazie del bell'impianto che mi hai fatto? Quindi la rumorosità va tenuta in considerazione e nell'acquisto ci sono inverter come i toroidali che ho mostrato che sono molto silenziosi, partono ogni tanto e solo a fronte di grandi consumi, invece gli ibridi classici Voltronic sono dei missili, quindi il posizionamento deve tener conto del rumore che è fondamentale per non far sì che la nostra energia prodotta diventi un fastidio. E mentre posizioniamo tutti i nostri strumenti, ovvero inverter, batterie con i cavi, tutti i vari staccabatterie, in che locale abbiamo posizionato tutto questo? Dove c'è un accesso di bambini? Quindi la sicurezza nel posizionamento deve tener conto anche di questo. Porte chiuse, locale ventilato, situazioni dove mentre posizioniamo non ci sono danni a cose o persone. Mentre posizioniamo abbiamo deciso che lì non c'è posto, mettiamo l'inverter ma le batterie le mettiamo là e quindi l'allungamento dei cavi a 3, 4, 5 metri è eccessivo e dobbiamo tener conto che ogni cavo che si allunga, specie nel passaggio batteria-inverter, può diventare di dimensioni veramente gigantesche. Quindi il posizionamento anche nella sicurezza ha un'importanza fondamentale. Vediamo un altro aspetto ancora, ovvero per quanto riguarda il posizionamento, una cosa fondamentale è l'efficienza. Se abbiamo un impianto in un locale che non è abbandonato in un campo del giardino al freddo, l'efficienza è migliore. Ma nel contempo, se abbiamo un locale troppo freddo, sappiamo che le LiFePO 4 non possono scendere a 0 gradi, perché nel momento in cui saranno ricaricate si andranno a rovinare in maniera permanente. Quindi andiamo a curare anche l'efficienza energetica dell'impianto che stiamo facendo, in termini di posizionamento di, fondamentalmente, batterie, inverter, regolatore di carica e strumenti vari. Se c'è un locale tecnico che abbiamo dedicato, un nostro garage, una cantina o qualcosa, una cabina specifica, è sempre meglio. Curiamo anche le temperature e, come dicevo prima, la lunghezza dei cavi è fondamentale. Come abbiamo affrancato e posizionato questi strumenti in modo che non cadano e non si rovinino. Se sono in un locale esterno alla casa, il tetto
prende acqua, ci sono gocce che entrano e cadono direttamente sugli inverter, rovinando tutto. La posizione è un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione nella nostra pianificazione. Il quarto e ultimo aspetto che tratteremo oggi per la pianificazione, non sono gli unici, questi sono i fondamentali, poi vedremo tutti gli specifici, è la configurazione. Che cos'è la configurazione? È esattamente la configurazione tra gli elementi, ovvero il regolatore di carica prende l'energia dai pannelli fotovoltaici e la deve mandare in batteria. Quanta ne deve entrare? Quando gli devo dire rallenta o fermati? L'inverter assorbirà la corrente dalla batteria. Quanta ne dovrà assorbire? E quindi tutte queste configurazioni, i parametri di bulk, di float, la non equalizzazione, l'assorbimento dell'inverter, piuttosto che la gestione del generatore benzina o diesel che dovrà dare corrente alle batterie quando siamo off grid, piuttosto che la configurazione della pala eolica rispetto alle batterie. Qui veramente non possiamo andare a caso. La prima cosa che si rovinerebbe sono le batterie, perché con la sovraccarica o la sovrascarica andiamo a rovinarle. Quindi configurare gli strumenti per evitare surriscaldamenti, per evitare bruciature, per evitare di buttare le batterie e di utilizzare al massimo l'energia prodotta solare o attraverso il vento, lo vedremo nei dettagli di tutti i video successivi. Ora parleremo dei pannelli fotovoltaici trattando due argomenti molto interessanti: l'azimuth e il tilt. Lo leggiamo direttamente da internet, non vogliamo fare i saputelli. Si definisce azimuth fotovoltaico l'angolo tra la normale dei pannelli e il sud geografico, e si definisce tilt l'angolo di inclinazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale. Ora, adesso vi farò vedere uno schemino che rappresenta la cosa. In poche parole, che cosa sta dicendo qua internet? Sta dicendo che quando posizioniamo un pannello a sud abbiamo stabilito l'azimuth, e quando lo incliniamo rispetto al sole abbiamo stabilito il tilt. Vediamo questo con un esempio pratico con due oggettini che vi voglio far vedere. L'esempio che vi faccio vedere adesso con due oggettini è semplice, ma è fondamentale, perché capirete da soli che i pannelli posizionati a sud avranno lo spettro di lavoro molto più ampio, visto che sorge a est e tramonta a ovest, e l'inclinazione rispetto al sole è fondamentale. Può variare anche in estate e in inverno, perché in inverno è più basso il sole, in estate è più alto, quindi andare a posizionare l'azimuth e il tilt nella posizione ideale è essenziale. A volte siamo condizionati perché abbiamo la falda del tetto che non è a sud. Vedremo dopo anche i dettagli nelle diverse configurazioni sud-ovest, est, ovest e nord. A questo punto posizionerò qui un oggettino che vi fa capire bene come funziona il sole sui pannelli. Questa è la condizione ideale dei pannelli. Se ci trovassimo all'equatore e il sole fa il suo movimento da est a ovest in questo modo e abbiamo i raggi che colpiscono in maniera perfetta, perpendicolarmente i pannelli, quindi abbiamo lo zenith in questo modo, questo pannello produrrà il massimo della sua efficienza. Ma sappiamo che il sole non è in tutta la Terra nella stessa posizione, quindi noi ci potremo trovare con un sole che fa questo tragitto, ovvero rispetto al pannello è angolato. Ora, nel centro Italia questa angolazione è circa 30 gradi, quindi regolatevi di conseguenza. Cosa succede? Se io posizionerò i pannelli in questo modo, vedete che avrò il sole che agisce direttamente sul pannello, ma questa è una condizione perfetta, cioè 30 gradi, parlando del Lazio, di Roma, 30 gradi, e quando il sole cammina avrò a mezzogiorno la perfezione. Chiaramente poi il sole si va a spostare nella giornata e quindi le angolazioni cambiano. Vediamo come.
Eccoci in quest'altra configurazione, vediamo che il Sole non è più al centro, cioè a mezzogiorno, ma il Sole è cominciato a calare ed è la stessa cosa come se fosse l'alba, quindi col Sole inclinato, mentre noi abbiamo il pannello in questa posizione che era quella ideale per quanto riguarda il mezzogiorno, vedete? In questo caso il pannello è sempre così, ma il Sole viene da un'altra direzione, quindi colpisce il pannello, lo vediamo bene così, in maniera obliqua. Ecco che l'efficienza del pannello va a calare. Ora con questo esempio capiamo, un esempio molto scolastico, molto semplice, non voglio offendere i super competenti, ma dobbiamo capire questo aspetto per andare poi adesso a parlare di posizionamento anche al nord. Che facciamo se abbiamo una superficie a nord? Quindi questa inclinazione farà sì che il pannello renda meno e a secondo di dove viviamo abbiamo un'angolazione sempre peggiorativa e quindi avremo anche a mezzogiorno un angolo che va gestito, ma poi per quanto riguarda l'alba e il tramonto vedete che colpiamo i pannelli veramente in maniera minima, in maniera relativa. Ora, con questo piccolo esempio, con questa inclinazione, capiamo che ci deve andare bene se abbiamo il tetto a sud. Cosa succede se abbiamo il tetto a sud-est o sud-ovest? Ebbene, avremo una minore efficienza, ad esempio nel momento in cui il sole cresce e una maggiore efficienza nel momento in cui cala. Quindi comunque c'è un equilibrio. E se abbiamo due falde, una a sud-ovest e una a sud-est, è fantastico, perché posizionando i pannelli in queste due direzioni noi avremo subito il sole della mattina e avremo poi il continuo sul pomeriggio tardi. Ecco che quindi vanno bene anche queste configurazioni. Teniamo presente che se mettiamo due stringhe di pannelli posizionati in maniera diversa, non devono essere collegati allo stesso regolatore di carica, ma avremo due regolatori di carica, uno a sud-est e l'altro a sud-ovest, che gestiranno le due stringhe. La stessa cosa vale se abbiamo una falda a est e una falda a ovest. Chiaramente nel momento in cui ci sarà il sud, le due falde prenderanno il sole in maniera obliqua, quindi perderemo quella resa del sud, ma sarà ottimo sotto il profilo di alba e tramonto. Io consiglio, se avete le falde, di utilizzarle al massimo. Quindi le falde a sud, le sud-est e sud-ovest, le est e ovest, anche se le est e ovest sono già sacrificali, soprattutto in inverno dove il sole non sorge proprio a est, ma è già lungo verso il sud-est e poi è corto verso il sud-ovest, ma non possiamo scappare da questa situazione se abbiamo queste falde. Ora immaginiamo quindi che abbiamo una falda a nord, possiamo posizionare i pannelli? Vi dico subito no. Nord-est e nord-ovest sono peggiorativi, andiamo a mettere impianti significativi per produrre forse d'estate qualche raggio che tocca i pannelli. I pannelli amorfi non sono considerati in questo canale perché sono veramente poco redditizi, ci vorrebbero tante superfici per andare a produrre qualcosa. E allora l'unica cosa, se non avete falde a sud, se non avete il sud-ovest e il sud-est, se non avete l'est e l'ovest che sono già comunque peggiorativi, è il posizionamento piano. Cioè il pannello fotovoltaico lo appoggiamo su un terrazzo, lo appoggiamo per terra, lo appoggiamo là dove il sole sicuramente lo colpirà. Se immaginiamo un pannello a terra, quando il sole cammina in estate lo prenderà ad angolo all'alba, ad angolo al tramonto e lo prenderà in pieno quando è nella posizione alta tra le 11 e l'una, e anche quando sarà un po' inclinato in inverno comunque lo colpirà sempre. Quindi il piano è ideale per andare a posizionare qualche pannello in più e beccare sempre i raggi solari. In questo impianto che sto realizzando vi farò proprio vedere un posizionamento piano. Quali sono i vantaggi? 1. L'invisibilità. I vostri pannelli non saranno visibili. Da chi? Dai ladri. Con la crisi energetica che ci sarà, anche l'invisibilità dei miei beni è importante.
Quindi, dato che io dispongo di un tetto piano molto grande, sono 36 metri quadri, 12 pannelli ci stanno alla grande, vedrete poi filmati il posizionamento effettivo su questa superficie piana, dove il sole parte a est, comincia a colpire, mentre se fosse a sud colpirebbe in maniera un po' relativa, quindi sul piano va bene, poi d'estate tantissimo, d'inverno è un po' più basso come inclinazione, ma sono questi 3 kW posizionati su questo tetto piano che non sono visibili, facili da montare, facili da manutenere, perché io cammino su questo tetto di fianco ai pannelli, non cammino sulle falde pericolose, attenzione, tegole, grondaie, e quindi tutta l'impiantistica, la realizzazione e la superficie stessa, che non è poca, mi consentono, e lo farò, lo vedrete, di posizionarlo su un tetto piano. Quindi avrò tutti i pannelli uno vicino all'altro e saranno 12, cioè 3, 6, 9, 12 affiancati, sostenuti ovviamente da tutte le loro sbarre di alluminio con i tiranti e quant'altro, e fissi. Ogni tanto la pioggia li laverà, se no vado io a dargli una sciacquata, ma sappiate che i pannelli non vanno lavati come alcuni pensano. Essendo in piano può darsi che ci saranno dei depositi superiori di polvere e quant'altro, ecco perché ogni tanto li laverò, ma quando li avete su falda inclinata non vanno mai lavati, nella maniera più assoluta. A questo punto il piano soddisfa le richieste di coloro che hanno purtroppo un tetto strano, quindi non hanno falde favorevoli. Piano può essere superfici come terrazzi, come nel mio caso, oppure anche per terra. Se li mettete per terra, per evitare continue manutenzioni e erba che cresce oltre i pannelli, bloccando totalmente con i diodi di blocco o i diodi di bypass, bloccherebbe l'erogazione di energia, andate a sollevarli almeno di 50, 40, 60 cm da terra, in modo da toglierli dalla crescita di erbacce. Se voi andate via in vacanza per 2 o 3 settimane, può darsi che qualche ramo vada a oscurare parzialmente le celle, impedendo la produzione di quel pannello o frazione di esso. Ragazzi, anche questo video è finito, io vi ringrazio perché siete pazienti, però dai vostri commenti ho visto che li volete lunghi, li volete con i dettagli. Voglio soddisfare questa richiesta perché anch'io la reputo fondamentale. Ovviamente seguite sempre le indicazioni. Nei prossimi video sarò un po' più leggero, andiamo sugli aspetti anche particolari, tecnici, con tutti i dettagli, perché vogliamo costruire un impianto serio. Questo nello specifico che farò rispetto a tutti gli impianti precedenti, dove alla fine per l'importanza che do al canale riesco a vendere tutto e vado a ricreare tutto da capo. Viste le premesse all'inizio sulla crisi energetica, sulla crisi dei materiali, delle materie prime, del trasporto, degli arrivi, delle consegne e quant'altro, questo me lo tengo caro. Sarà smontato, rimontato, faremo, come già ho detto, altre prove tecniche, faremo le celle per i camper, faremo per le barche a vela, tutti i dettagli e video che vogliono arricchire questo canale, che vuole diventare un punto di riferimento, come voi stessi nei commenti dite, per quanto riguarda l'energia fai da te. Io vi ringrazio ancora, avete visto un video secondo me molto importante per partire questo progetto. Ci vediamo al prossimo e iscrivetevi al canale. Buona serata.